Questi sono i 3 errori che non devi mai fare nella tua pedaliera, soprattutto il secondo. Ciao, sono Alessandro Giordani, sono un chitarrista e oggi vi voglio parlare dei 3 errori tipici di chi ha una pedaliera per chitarra o basso e sta pensando di assemblarla. Sono errori infatti che vanno assolutamente evitati, sia per una pedaliera per uso live, sia per l'utilizzo in studio o in casa. Per cui mi raccomando, seguite tutto il video perché oltre a ottimizzare la vostra pedaliera e a farvi risparmiare tempo e soldi, ad un certo punto del video vi dirò l'errore bonus che fanno davvero tutti, ma proprio tutti. Il primo errore in assoluto nell'assemblare una pedaliera è non avere un planning, un'idea generale di come assemblarla, di come disporre gli effetti, di come disporre i cavi. Se volete costruire quindi una buona pedaliera per chitarra o per basso, dovete aver chiaro che il tempo speso nella preparazione è fondamentale. Quindi quello che vi consiglio è di prendere carta e penna e disegnare l'ordine dei pedali. Questo perché dobbiamo innanzitutto sapere la disposizione dei pedali, quale va prima, quale va dopo, quali devono essere di facile accesso nel caso ad esempio di più file di pedali in pedaliera, quanto spazio fisico abbiamo a disposizione, come orientarli. Dopo averlo fatto, prendete fisicamente la vostra pedaliera e metteteci sopra i pedali per vedere se quanto avete previsto su carta funziona, oppure se dovete invertire qualche pedale per farlo entrare. Per i più smanettoni ci sono anche dei siti molto interessanti, come ad esempio pedalplayground.com, che vi permette di ideare la vostra pedaliera direttamente online. Quindi potete scegliere la marca, il modello della pedaliera, il modello di effetto, ha un grande database presente al suo interno e potete proprio disporli come volete sulla vostra pedaliera virtuale, potete spostarli, ruotarli ed è davvero molto facile e intuitivo. Ma ragazzi, oggi facciamo una cosa diversa, vediamo subito l'errore bonus. Aspetta, chi è quello? Non svelare mai il bonus a inizio video! Il secondo errore, il più grave a mio avviso, è usare un alimentatore non stabilizzato e senza uscite separate e regolabili. Che vuol dire? Vuol dire che ogni uscita dell'alimentatore, ogni cavo che viene collegato al pedale è alimentato individualmente e questo fa sì che il segnale sia estremamente pulito, senza rumori di massa o ronzii elettrici, e questo proprio perché nessuna uscita è in comune con le altre. Ce ne sono di vari tipi e dimensioni, analogici o switching. Io da qualche settimana uso il CHOX DC7, un alimentatore dal profilo molto basso. Il DC7 infatti è alto solo 2,5 cm e credo che sia il più piccolo presente sul mercato con queste caratteristiche e dal peso di solo mezzo chilo. La cosa bella è che nella scatola, oltre al manuale di istruzioni, troviamo ben 12 cavetti per collegare i pedali di varie lunghezze e compatibili con praticamente tutti gli effetti che ci sono al momento sul mercato. Con il DC7 potete alimentare individualmente fino a 7 pedali, ma potete sempre espandere le uscite con un kit di espansione come il CHOX 4, che aumenta il numero di uscite da 7 a 11 in caso di setup più grandi. Anche qui troviamo, oltre al manuale di istruzioni, una serie di cavi di alimentazione. E con il CHOX 8 avete invece altre 8 uscite e si collegano all'uscita di riserva 24V 2A del DC7. Ma prima di svelarvi l'errore bonus voglio sapere voi che alimentatore usate. Scrivetemi un commento qui sotto che ovviamente non leggerò. Un altro vantaggio di un alimentatore a basso profilo è che potete metterlo in qualsiasi punto della pedaliera, al di sotto o anche sulla parte superiore se non avete spazio. In questo modo possiamo fissarci anche dei pedali sopra con del velcro, risparmiando spazio e senza il pericolo di rumori o ronzii elettrici. Questo perché a livello costruttivo ogni uscita da 6 watt è isolata ed è regolabile in base ai volt richiesti dal singolo effetto. Ci sono infatti dei deep switch con i quali è possibile passare dai classici 9V 660 mA a 12V 500 mA, 15 400 mA e 18 330 mA. Troviamo pure una comoda presa USB 5V 1A per collegare eventuali accessori e tenerli in carica, molto comoda se ad esempio vogliamo ricaricare il tablet o lo smartphone. E poi la cosa bella è che questo alimentatore regola automaticamente la tensione in ingresso ed è molto comoda se ad esempio viaggiate
viaggiamo in altri paesi dove non è detto che troviamo la nostra cara 220 volts. Con un alimentatore di questo tipo potete far lavorare i vostri pedali in maniera efficiente e con la sicurezza che la corrente in ingresso sia la migliore possibile. E la grande qualità costruttiva di questo alimentatore è confermata dai 5 anni di garanzia inclusi, il costo è di 245 euro, ve lo consiglio in maniera spassionata, trovate il link in descrizione. Ragazzi, ma prima di vedere il consiglio bonus, se il video vi sta piacendo, mi raccomando, prendete l'alimentatore che avete adesso e tiratelo sul pulsante mi piace e doppio mi piace e non azzardatevi a iscrivervi a questo canale, non vi voglio. Sappiate però che soltanto a 100.000 iscritti vi dirò perché. Non dovete iscrivervi al canale. Ma vediamo subito il contenuto bonus. No! Il terzo errore è mettere i cavi audio e i cavi di alimentazione troppo vicini tra loro. In linea di massima, se ci serviamo di tutte le accortezze viste prima, non dovrebbero esserci problemi. Ma se abbiamo la possibilità di separare il segnale audio da quello elettrico, avremo un segnale ancora più pulito. Ad esempio, se questo è il nostro cavo audio, eventuali accoppiamenti in parallelo dovrebbero avvenire soltanto tra cavi audio e mai tra cavi audio e elettrici. Se dovessimo incrociare i due tipi di cavo in linea teorica, il cavo elettrico dovrebbe sempre incrociare il cavo audio con un angolo di 90 gradi per limitare qualsiasi interferenza. È anche vero che i volt richiesti dai singoli effetti per la maggior parte sono minimi, per cui non dovrebbero esserci grossi problemi, specie in una pedaliera dotata di un alimentatore switching isolato come il DC7. Però tenetelo in considerazione. E siamo finalmente arrivati al quarto errore, il bonus che stavate aspettando dall'inizio del video. Non fissatevi troppo con gli effetti o il setup del vostro chitarrista preferito, specie se amate Gilmour. Prima di tutto perché il suono è nelle mani, secondo perché rischiate di andare falliti e terzo, all'ennesimo pedale boutique comprato non appena vi entra lo stipendio, rischiate di essere buttati fuori di casa. Il suono, prima che nella strumentazione, deve essere nelle vostre mani, ancora prima nella vostra testa, e questo vuol dire che dovreste essere in grado di replicarlo, comunque di avvicinarvici con tutto quello che avete sotto mano. E poi sono delle cose molto pratiche. Quanti sanno che il chorus può essere ricreato con un semplice delay, oppure che un compressore può fungere da boost? Questi sono solo alcuni esempi, anche piuttosto banali, che però vi converrebbe sapere. E se volete davvero imparare a creare un bel suono, vi consiglio di studiare come funzionano i 16 effetti principali usati da tutti i chitarristi e soprattutto come combinarli per creare il vostro suono. Se non volete perdere tempo vagando nei meandri di YouTube e volete un percorso chiaro e soprattutto facile, ne parlo approfonditamente nel mio corso Suoni e Effetti in 2 volumi, un corso che ha aiutato centinaia di persone a dominare gli effetti per chitarra, i multi-effetti e i plugin digitali. Trovate il link qui sopra, dateci un'occhiata perché ne vale veramente la pena. Noi ci vediamo la prossima settimana con il prossimo video. Ciao ragazzi e buona musica!